alle nostre spalle My Vibes, che è quella serie che vi dicevo, l'episodio completo, il 10-10 con Gianluca Di Marzio, e puntualissimo alla fine dello spoiler abbiamo in collegamento Gianluca Di Marzio, che ringrazio enormemente per essere qui con noi. Ciao Gianluca. Ciao Pietro, ciao a tutti, ciao ragazzi. Senti Gianlu, stavo facendo vedere un breve estratto della chiacchierata che abbiamo fatto negli studi di Sky Sport, abbiamo mandato il passaggio che raccontavi di Mattia Destro e della doccia che ti è costata la notizia in esclusiva. Io ti faccio una domandina proprio su questo, sulle trattative sul calciomercato. Legato al Milan, Gianlu, è una domanda che ti avrei voluto fare nell'intervista e non te l'ho fatta. C'è una trattativa in particolare legata al Milan che ti soddisfa, che hai raccontato e che oggi dici, cacchio, lì sono stato bravo? Del Milan attuale o del Milan del passato? Di sempre, una di attuale e una del passato, dai, così ce la giochiamo diversamente. Ma quella del passato la racconto spesso, fu il ritorno di Kakà, non perché c'è la maglia dietro le mie spalle, ma il ritorno di Kakà al Milan in prestito da Real Madrid, perché fu una trattativa notturna e ricordo Adriano Galdiani, come ti ho ribadito poi nell'intervista, ricordo davvero la sua grande correttezza, il suo grande rispetto, perché ricordo che la trasmissione finì a mezzanotte di calciomercato e Kakà non aveva ancora dato una risposta, lui e il papà Bosco Leite non avevano ancora dato una risposta a Galliani sul possibile ritorno o meno, e si erano dati qualche ora di tempo ancora nella notte per decidere se accettare o meno il ritorno al Milan. E mi ricordo che io chiamai Galliani alla fine della trasmissione e gli dissi mi raccomando boss, io ci tengo molto, anche se saranno le 2, le 3 di notte, non lo so, ma ci tengo a sapere se Kakà dirà sì o no, quindi mi raccomando, tengo il telefonino acceso e mi faccia sapere. E lui mi chiamò alle 3 del mattino. Wow. È stata una delle poche volte in cui non ho tolto la suoneria nel telefono e ho guardato il telefono, ho visto Galliani, mi sono alzato, mia moglie dormiva, me ne sono andato in bagno e mi ricordo che lui mi disse l'uomo del monte ha detto sì, l'uomo del monte ha detto sì. E lui ebbe la lucidità, lo dico sempre, di chiedermi alle 3 del mattino, quando io pensavo vabbè, mi ha dato la notizia, adesso buonanotte, arrivederci, che poi mi disse arriva domani a Malpensa, mi raccomando, all'Inata, Malpensa, organizzatevi per venire, che lui ha sempre avuto poi la comunicazione, no? La diffusione della notizia, l'immagine per lui era fondamentale, ma mi disse Di Marzio, io sono un uomo di televisione, no? Mi disse, dico certo, ma lei adesso questa notizia dove la dà? Perché io so benissimo che a Sky Sport 24 adesso voi siete in replica, lui sapeva benissimo che noi abbiamo delle edizioni notturne che non sono aggiornate in tempo reale, no? Come avrete capito tutti, l'ultima edizione è quella di mezzanotte e mezza, e quindi dall'1 in poi fino al mattino vanno le stesse notizie con gli stessi conduttori che ribadiscono le stesse cose. Quindi lui mi disse, questa notizia lei adesso dove la dà? E io ricordo che con un po' di imbarazzo anche, no, dissi guardi, non so se lei conosce i social, erano appena nati i social, era appena nato Twitter. Dico, esiste questa piattaforma che si chiama Twitter, io ho diverse migliaia di persone che mi seguono. Sì, ne ho sentito parlare. E di queste migliaia di persone, sai, magari ce ne sono 5-6 mila milanisti che sono lì e che stanno aspettando la notizia. Io li ho avvisati che avrei dato la notizia anche di notte, e quindi dando adesso la notizia a notte fonda di Kakà che ha detto sì, li facciamo dormire felici. E lui mi disse va bene Di Marzio, la dia subito, così dormono contenti i tifosi del Milan. E lì capì anche la sua visione, lui mi disse ok, Kakà ha detto sì, ma dove la dà questa notizia? Perché l'ha voluta sapere se in televisione ci sono le repliche? E questa è un'altra dimostrazione di come comunque Adriano Galliani sia sempre stato avanti, no? Anche da questo punto di vista. Senti, del Milan di oggi o comunque degli ultimi anni c'è stata una trattativa che ti ha messo particolarmente in difficoltà? Allora, del Milan di quest'anno, per esempio, ricordo dell'Inter come notizia che mi ha dato soddisfazione, perché in quel momento si parlava tanto di Leoni, anche la mattina stessa si parlava di Leoni, si parlava anche di altri giocatori, e invece noi siamo andati abbastanza dritti su dell'Inter, e poi è stata cotta e mangiata, nel senso che si è fatta poi nel giro di 24-48 ore l'operazione si è conclusa.
e quindi ricordo soprattutto questa. Poi devo dire, ce ne sono state tante, Sì. ma anche visto che Florenzi è arrivato a Sky in questi giorni come opinionista, nuovo opinionista, ricordo anche quando Florenzi si trasferì dalla Roma al Milan, fu un trasferimento anche piuttosto sorprendente, e ricordo anche la soddisfazione che non era mai uscito, se non sbaglio, il nome di Florenzi legato al Milan, e anticipammo, e fu un trasferimento anche abbastanza a sorpresa, perché comunque è vero che non rientrava nei piani dei Friedkin per una questione di stipendio, no? Ecco, mi ricordo, questo per farvi capire che un altro grande comunicatore oltre Galliani è José Mourinho, lo sapete tutti. Sì. Ricordo che feci un pezzo sul mio sito dicendo che Florenzi andava al Milan perché non rientrava nei piani di Mourinho, e mi ricordo che Mourinho mi chiamò e mi disse: guarda che io leggo quello che dici, Florenzi non rientra nei piani della società, dei Friedkin, per il suo stipendio, non nei piani di Mourinho, come per dire, se fosse stato per me io l'avrei tenuto. Quindi stai attento a come usi le parole, Le le parole. terminologie, perché dire che non rientra nei piani di Mourinho sembra che sia io che l'abbia fatto fuori o che l'abbia messo in disparte, quando in realtà è una scelta societaria. Questo fa capire come a volte anche il peso di una parola, no? Di una frase che viene detta o sul sito o in onda, chiaramente ha un peso non Pesa. solo nei telespettatori, nei follower, negli utenti che ci seguono, ma chiaramente anche nei grandi protagonisti del calcio che seguono e stanno molto attenti a tutto quello che diciamo, soprattutto alcuni. Poi ce ne sono altri che magari non hanno tutta questa focalizzazione, questa attenzione a tutto quello che viene detto su di loro, sulla propria squadra. Te avevo chiesto in anticipo proprio 1-2 domandine sul Milan, una è proprio di campo. Tu, chiuso il mercato, inizia, in realtà il Milan gioca con la Cremonese, poi succede quel che succede, il Milan chiude il mercato con gli ultimi colpi. Ti aspettavi oggi a questa sosta di vedere comunque un Milan così, e per così intendo una squadra che ha un'identità già? Ma allora, conoscendo Allegri e conosco Max molto bene, devo dire che mi aspettavo un Milan magari non subito competitivo per le primissime posizioni, ma mi aspettavo comunque un Milan assolutamente competitivo per le prime 4 posizioni, per la Champions. C'è una squadra comunque che potesse creare problemi a tutte, sì, perché Allegri è un vincente, perché il vantaggio di non giocare le coppe alla fine è un vantaggio importante, importantissimo, ve lo assicuro. E quando anche l'anno scorso il Napoli, che per carità partiva magari anche da una base diversa, non lo so, ha giocato senza coppe, io la misi assolutamente come una delle favorite, e soprattutto con giocatori come Modric e Rabiot, che sono da instant effect, non solo Sì. da instant team, ma proprio da instant effect. Sono giocatori che hanno un effetto immediato nella squadra, sia sul campo che come personalità, come leadership nel gruppo. Sono giocatori che fanno la differenza. L'arrivo di Rabiot è stato secondo me determinante, sì, per dare al Milan un passo anche diverso in campo, una personalità importante, considerando che l'acquisto più oneroso ancora non è stato purtroppo utilizzabile, che è Yashari. Certo. Quindi con Yashari in più è da capire poi davvero quanto il centrocampo potrà essere ancora più forte di quello che già è. Sarà dura per Max trovare gli equilibri giusti, perché quando c'hai le coppe li puoi alternare, senza coppe, cioè, oggi chi sta fuori dei tre? Rabiot no, Modric no, quindi Fofana, però Fofana sta giocando benissimo, quindi non sarà facile per Yashari, come non sarà facile per Ricci, come sarà facile per Loftus-Cheek trovare posti in questa squadra. Yashari è costato 36-37 milioni, quello che è, quindi è chiaro che immagino che ci sarà modo di dargli le opportunità che merita il suo investimento. Prima di salutarti, come immaginerai, guarda, ho la chat che sta impazzendo di domande. Grazie. Quindi riassumo, tutti vogliono sapere ovviamente secondo te cosa farà e se farà qualcosa il Milan a gennaio, e tutti ci chiedono, visto che sei stato il primo in assoluto ad aver parlato di Boniface, se cosa era successo, nel senso che poi in realtà una spiegazione c'è, però io la domanda te la riporto comunque.
No, è successo che il Milan era ben consapevole delle problematiche fisiche che aveva avuto il giocatore, non è che stiamo parlando di Certo, una società che non era a conoscenza di quello che era stato l'excursus e il percorso di Boniface. Ha voluto comunque essere ancora più sicura di quelle che erano le condizioni fisiche del giocatore anche in prospettiva futura, nonostante fosse un prestito, quindi sai, a volte quando fai gli investimenti che compri i giocatori, fai 5 anni di contratto, spendi 40 milioni, certo. allora è chiaro che dei problemi magari passati incidono ancora di più, però evidentemente al di là che fosse un prestito o meno, in quel momento, dopo aver valutato quelle che era la sua, diciamo, tabella clinica del passato e del presente, si è deciso di andare su un giocatore più pronto, che potesse essere più Chiaro. pronto, che potesse dare delle garanzie diverse. È stata fatta una valutazione, poi che a livello di forma non sia stato bellissimo far arrivare il giocatore, poi farlo andare via, però è stato forse più trasparente e meno ipocrita di tanti altri che fanno le visite mediche all'estero e magari non si sa e l'operazione non viene fatta lo stesso, e qui invece si sapeva che il giocatore arrivava, è stata fatta una scelta. Certo, dispiace anche per il giocatore, no? Sì, certo. Per come è andata a finire, perché so che ci teneva tanto a vestire la maglia del Milan, però capita come è capitato per Harder con un contratto praticamente già Chiaro. firmato, cioè i documenti erano stati già scambiati e poi dopo una società ha tutto il diritto, fino a quando non ci sono le firme su tutti, cioè di tutte le parti in causa, quindi i due club e il giocatore, finché non c'è tutte le firme, la società ha tutto il diritto anche di non proseguire, perché capita che hai un'opportunità di vedere Nkunku e pensi che Nkunku possa essere più utile per il presente e Certo. anche per il futuro rispetto a un giocatore che era comunque tutto da valutare. E a gennaio non scapparmi su questa, che è quello che chiedono di No, beh, più. allora, se guardo la rosa del Milan oggi vedo un'abbondanza incredibile a centrocampo, vedo davanti che adesso che sta bene Leao, chi sta fuori? Già sta fuori un Nkunku, rischia di star fuori uno tra Pulisic e Jimenez, cioè comunque senza coppe oggi tu hai alternative in tutti i ruoli, soprattutto, ripeto, davanti e a centrocampo. Se dovessi pensare a un intervento proprio come qualità di rosa dietro, magari se ci sarà un'opportunità, credo che la società si farà trovare pronta qualora Allegri dovesse appunto ritenere opportuno, insieme con Tare, con Furlani, eccetera, di andare a pescare un giocatore di esperienza dietro. Ma è vero anche che oggi quelli che stanno giocando bene e che comunque non gioca dell'Inter o il ragazzo del Wolfsburg, è tutto da valutare, da Certo. vedere, magari darà delle buone risposte lui. Non sempre il nome del giocatore esperto alla fine rende di più rispetto a un giocatore che ha sorpreso anche me, perché anche quella è stata, devo dire, un'operazione a sorpresa, che se non sbaglio abbiamo anticipato noi. Poi almeno mi piace dire sono stato io, non sono stato E io, a tanto lo volte si arriva ai vedranno primi domani secondi diversi. questo. Questo Succede, guarda. Però se non sbaglio quell'ultimo giro di mercato Doggo lo tirammo fuori noi come nome, e quando lo tirammo fuori mi informai con degli addetti ai lavori e mi dissero tutti che era un ottimo giocatore. C'era anche la Fiorentina sotto che lo stava trattando, e quindi ci sta che magari si riveli lui alla lunga, lavorandoci, si riveli lui un giocatore interessante, utile da poter lanciare, quindi perché no? Però è lì il ruolo dove magari uno può pensare di poter intervenire, magari potrebbe essere quello difensivo. Gianluca, io a nome mio, a nome di Ema che è qui con me, a nome insomma di tutti i follower, gli ascoltatori di Milan Vibes, ti volevamo ringraziare per questo collegamento di oggi, ma soprattutto per l'intervista che uscirà domani, My Vibes con Gianluca Di Marzio, uscirà domani alle 12:30 sul nostro canale YouTube. Tu sei stato di una disponibilità e un'umanità che è fuori dal comune, quindi grazie. Grazie. Ti Grazie, mando. spero che sia di gradimento per tutti, spero che possa essere un contenuto interessante anche per chi vuole fare il giornalista, quindi non solo per il tifoso del Milan o di altre squadre. Spero appunto che possa essere una piacevole chiacchierata, come è stata per noi realizzarla, che possa esserlo altrettanto per chi deciderà di guardarla, che mi stimi o non mi stimi. Tu hai Lo stesso. lanciato, ho visto un'academy a proposito di nuovi giornalisti, poi ti lascio andare, Sì. giuro.
Ma guarda, del resto quando da 30 anni fai questo mestiere, che poi te l'ho raccontato, Sì, io dal 1994 che faccio il giornalista, sono 31 anni, ho wow. attraversato tante di quelle generazioni, non c'erano i social quando ho cominciato a lavorare io, non c'era internet, non c'era niente, quindi la soddisfazione, ho già raggiunto un livello alto, insomma faccio per Sky delle cose importantissime, quindi non potrei chiedere di meglio per me, per la mia carriera, e la soddisfazione è vedere invece tanti ragazzi che magari hanno iniziato a scrivere per me o continuano a scrivere per i miei siti, per il mio gruppo, che riescono a trovare degli sbocchi professionali importanti, che sia Sky, che sia Cronache, che sia DAZN, che sia Mediaset, che sia alla Gazzetta dello Sport, ce ne sono una marea, quindi mi fa piacere vedere tanti ragazzi che riescono a realizzare i propri sogni, e quindi siccome ce ne sono tanti che mi chiedono come faccio, come faccio, come faccio, come non faccio, aiutami, dammi dei consigli, abbiamo provato a creare questa Academy in cui ci saranno delle lezioni sia mie che di altri professionisti, per cercare appunto di aiutare a sviscerare il talento e magari a dargli poi l'opportunità a chi se lo meriterà, a chi avrà più passione, più sacrificio, più talento da mostrare, di iniziare a scrivere, magari di diventare ancora più famoso di me, come è capitato ad alcuni di quelli che hanno iniziato con me. Gianluca, ti mandiamo un grande abbraccio, a presto e grazie mille. Ciao a tutti, ciao Ciao, ancora, un abbraccio, a grazie. domani allora. Ciao, grazie. E domani ore 12:30 sarà bella succosa, anche se anche oggi ne ha